risotto ai porri è davvero buonissimo e te lo dico perché in queste settimane abbiamo provato tante diverse ricette di risotto e quello ai porri è una di quelle che ci è piaciuto di più nella sua semplicità. Per farlo per 2 persone bastano 2 porri e naturalmente un po' di brodo. Per fare il brodo io lo faccio col dado, ma naturalmente se hai del brodo vero meglio. Ti servirà circa mezzo litro di brodo. Prendo i porri, ciascun porro elimino la parte più verde, elimino la base, poi scarto i primi 2 o 3 foglie e a questo punto me ne tengo da parte alcune fette intere che mi serviranno per la decorazione. Poi taglio il porro per il lungo e quindi lo faccio a pezzettini. Li farò un pochino più grossi perché tanto poi triterò nuovamente il porro quando sarà un po' cotto. Tegame sul fornello, abbondante olio d'oliva e poi metto i porri nel tegame. Poi ogni tanto mescolo e li porto a cottura. Adesso che il porro è cotto lo ritrasferisco sul tagliere per tagliarlo meglio. A questo punto con il coltello cerco di affettare più finemente il porro. Una volta fatto con il porro metto il riso nel tegame a tostare per i canonici 2 o 3 minuti. Quando inizi a sentire che il riso è caldo al tatto, vuol dire che è tostato ed è il momento di iniziare ad aggiungere il brodo. E naturalmente aggiungo subito anche i porri. A questo punto si procede come qualsiasi risotto, si porta a cottura a fuoco basso giusto per mantenere l'ebollizione e tenendo sempre il brodo caldo e aggiungendolo quando serve. Mentre cuoce il riso, in un padellino piccolo preparo le rondelle di porro per la decorazione. Naturalmente questo non è che sia un passaggio fondamentale della ricetta, ma visto che sto facendo il video facciamo le cose per bene. Metto un po' di olio e poi metto a cuocere le rondelle di porro. Naturalmente tieni sempre d'occhio il riso, mescola e quando vedi che si asciuga troppo aggiungi del brodo. Quando pensi che il tuo riso possa essere cotto, lo assaggi. Secondo me ci siamo. A questo punto l'operazione finale si spenge, si aggiunge un po' di burro, poi si mantica il riso facendo sciogliere il burro fuori dalla fiamma e facendo sbattere forte il riso sulle pareti del tegame. In questo modo si otterrà un risotto molto cremoso. Ok, mettiamo nel piatto così si assaggia. Aggiungo la piccola decorazione e dopo aver aggiunto la decorazione, che poteva anche non servire, un bel pizzico di pepe e questo secondo me invece ci sta proprio bene. E adesso non mi resta che assaggiare. Ragazzi, è buonissimo, veramente la semplicità paga. Fate questo risotto ai porri perché è semplicissimo e veramente molto buono. E poi, se volete, guardate questo video perché ve lo consiglio moltissimo. Alla prossima, ciao! Buono!